Ho visto mia moglie raccontare a una stanza piena di sconosciuti che io ero un operaio di magazzino senza istruzione che la tratteneva. Il suo capo rise. Tutti risero. Poi mi alzai in piedi e gli dissi la verità. Io possiedo l'azienda. Possiedo tutto. Quello che scoprii dopo distrusse più del nostro matrimonio. Distrusse tutta la mia famiglia. Mi chiamo Ryan Shepherd. Ho 45 anni e ho passato gli ultimi 20 anni a costruire qualcosa che la maggior parte delle persone sogna soltanto. Ma quella sera, mentre stavo nella grande sala da ballo dell'hotel Riverside, guardando mia moglie festeggiare la sua promozione, capii che avevo vissuto una menzogna. Adelaide era splendida nel suo abito di smeraldo. I nostri figli non c'erano. Asher e Ava, i nostri gemelli sedicenni, erano a un evento scolastico, mentre Owen e Nellie erano con mia sorella. È una serata per adulti, aveva detto Adelaide. Non c'è bisogno di annoiarli con discorsi aziendali. Ero arrivato presto, contro il suo volere. Voleva che mi presentassi alle 9. Dopo il networking importante, invece, ero arrivato alle 7, entrando dalla porta di servizio. Chiamatela intuizione. Chiamatela la sensazione di disagio che mi portavo dietro da mesi. Qualunque cosa fosse, mi salvò dalla cecità totale. Mi posizionai dietro a un pilastro decorativo vicino al bar. Nessuno mi notò. Perché mai? Per tutti alla Summit Manufacturing, ero solo il marito di Adelaide, il tipo del magazzino che spostava scatole e spazzava i pavimenti. Non avevano idea che quei magazzini fossero miei. Che la Summit Manufacturing stessa fosse mia. Austin Hampton salì sul palco verso le 8. 51 anni, capelli argentati, abito da $1000. Il tipo di uomo che cattura l'attenzione senza sforzo. Era il mio CEO, anche se lui non sapeva che io ero il suo capo. Signore e signori, iniziò Austin con voce suadente, stasera celebriamo Adelaide Shepherd, la nostra nuova direttrice delle operazioni. Applausi riempirono la sala. Adelaide sorrideva, in piedi vicino al palco, circondata da un gruppo di dirigenti. Adelaide lavora alla Summit Manufacturing da 7 anni, continuò Austin. In questo tempo ha rivoluzionato l'efficienza della produzione e aumentato i margini di profitto del 42%. Ma ciò che mi colpisce di più non è solo la sua mente brillante. È la sua determinazione a riuscire nonostante le difficoltà significative che ha a casa. Lo stomaco mi si strinse. Dove voleva arrivare? Vedete, Adelaide ha dovuto superare ostacoli che molti di noi non potrebbero nemmeno immaginare, disse Austin, camminando intorno al podio. Mentre noi torniamo a casa da partner che ci sostengono e capiscono le nostre carriere, Adelaide torna a casa da qualcuno che fece una pausa per effetto. Diciamo solo che suo marito è semplice. È un operaio di magazzino senza istruzione. Un tipo gentile, a quanto pare, ma non esattamente quello che chiamereste stimolante intellettualmente. Risate si diffusero tra la folla, sparse all'inizio, poi sempre più forti. Guardai il volto di Adelaide. Non lo fermava. Non mi difendeva. Adelaide ha avuto successo nonostante suo marito sia solo un operaio di magazzino senza istruzione, dichiarò Austin. Ci vuole un vero carattere. Altre risate. Qualcuno vicino al palco applaudì davvero. Poi Adelaide prese il microfono. Austin, sei terribile, disse ridendo. Ma sì, è vero. Ryan ha buone intenzioni, ma la verità è che mi sta trattenendo. Tornare a casa dopo giornate come questa e dover spiegare tutto in termini semplici perché lui non capisce. È estenuante. La sala esplose in mormorii di comprensione e cenni di assenso. Capivano. Erano stati tutti lì. Bloccati con qualcuno che non era all'altezza. Mi feci avanti, uscendo da dietro il pilastro. I miei passi risuonarono sul pavimento lucido. La gente mi notò a metà strada. Sguardi confusi. Chi è questo? La sicurezza dovrebbe gestire meglio gli intrusi. Adelaide mi vide quando ero a 3 metri. Il suo volto divenne bianco. Austin sembrava infastidito.
Salii i 3 gradini del palco e presi il microfono dalla mano congelata di Adelaide. Ciao, dissi con voce ferma. Sono Ryan Shepherd, l'operaio di magazzino, il tipo senza istruzione che sta trattenendo mia moglie. La sala si fece silenziosa. Si sentiva la gente respirare. È stato un discorso notevole, Austin, continuai. Davvero commovente. Ma ecco la cosa divertente. Quell'azienda per cui lavorate tutti, Summit Manufacturing, quella che ha appena promosso mia moglie, feci una pausa, lasciai che il momento si allungasse. È mia. Ogni magazzino, ogni fabbrica, ogni singola azione. È mia. Silenzio assoluto. Poi Adelaide rise. Un suono breve e acuto di panico. Ryan, quello non è. Non puoi, Summit Manufacturing e di Shepherd Industries, dissi. Fondata da mio nonno nel 1962. Io sono l'azionista di maggioranza. Austin qui, indicai lui, è mio dipendente. Lo siete tutti voi. Il volto di Austin passò dall'infastidito al grigio. Signor Shepard, non ne avevo idea. Certo che no, dissi, perché ho passato 20 anni a fingere di essere qualcun altro. A vivere in piccolo perché mia moglie potesse sentirsi grande. E questa è la fine di quella storia. Posai il microfono e scesi dal palco. La folla si aprì come acqua dietro di me. Sentii Adelaide iniziare a piangere. Sentii le scuse balbettanti di Austin. Non mi voltai. Continuai a camminare fuori da quella sala da ballo, fuori da quell'hotel, fuori dalla vita che avevo vissuto. La rottura era iniziata. Non tornai a casa. Non potevo. L'idea di entrare in quella casa, vedere le foto di Adelaide e me che sorridevamo come se fossimo felici, come se fossimo veri, mi faceva girare lo stomaco. Invece guidai. Guidai verso nord sulla Highway 87. Finestrini abbassati nonostante il freddo di ottobre, lasciando che l'aria gelida mi schiarisse la mente. Il telefono iniziò a squillare verso le 9:30. Adelaide, ovviamente. Poi di nuovo, e ancora. Lo guardavo illuminarsi sul sedile del passeggero, la sua foto che lampeggiava. Una foto della nostra vacanza alle Hawaii 2 anni prima. Entrambi ridiamo sulla spiaggia. Aveva mentito anche allora. Da quanto tempo ero la barzelletta? Verso le 10 mi fermai a un'area di sosta, rimasi seduto nel camion, le mani strette sul volante, fissando il vuoto. Un camion pesante passò ruggendo, le luci rosse posteriori sparendo nel buio. Mi sentii come quel camion che andava avanti perché fermarsi significava affrontare ciò che lasciavi alle spalle. Il telefono squillò di nuovo. Numero diverso stavolta. Risposi senza pensare. Ryan, era mia sorella Claire. Che diavolo hai appena fatto? Hai già sentito? È tutto sui social. Qualcuno ha postato il video della festa. Tu che ti sveli. Adelaide che piange. Tutto. Ha già 200.000 visualizzazioni. Chiusi gli occhi. Certo, qualcuno aveva filmato. Ormai tutto viene filmato. Ryan, stai bene? La voce di Claire si fece più dolce. Dove sei? Area di sosta. Da qualche parte a nord della città. Non lo so nemmeno io. Vieni da me. Dave e io abbiamo una stanza per gli ospiti pronta. Non dovresti stare da solo adesso. Devo pensare, Claire. Devo capire cosa fare dopo. Quello che devi fare dopo è non prendere decisioni mentre sei così arrabbiato, disse con fermezza. Vieni qui, prenderemo un caffè, dormirai, e domani affronteremo tutto quello che c'è da affrontare. Aveva ragione. Di solito ce l'aveva. Claire era sempre stata quella pratica, quella che pensava a 3 mosse avanti mentre io ero ancora a elaborare la prima. Va bene, dissi, arrivo tra 20 minuti. Dopo aver riattaccato, rimasi seduto qualche minuto in più. Poi aprii il telefono e cercai il video che Claire aveva menzionato. Lo trovai subito, già in tendenza su Twitter. Ero lì,
mentre salivo sul palco. Il volto di Adelaide diventava bianco. La mia voce ferma e calma che diceva la verità come un martello. Il silenzio shock. Austin Hampton che sembrava sul punto di svenire. Poi io che me ne andavo mentre il caos esplodeva dietro di me. I commenti erano brutali. Metà della gente insultava Adelaide in ogni modo possibile. L'altra metà mi accusava di mentire, dicevano che era tutto falso. Una scena per attirare attenzione. Alcuni pensavano fossi un eroe. La maggior parte voleva solo più dramma. Chiusi l'app, accesi il camion e ripresi la strada verso casa di Clara Ridgefield. Il telefono vibrò con un messaggio. Adelaide. Ryan, per favore torna a casa. Dobbiamo parlare. È tutto un malinteso. Posso spiegare tutto. Fissai quel messaggio a lungo. Malinteso, giusto? Avevo frainteso le parole che uscivano dalla sua bocca. Frainteso le risate, l'accordo, il modo in cui sorrideva mentre il suo capo mi chiamava semplice. Scrissi, resta a casa stanotte. Passo domani quando sei al lavoro a prendere alcune cose. Non chiamarmi più. Mandalo. Spensi completamente il telefono. Il resto del viaggio da Claire passò in un lampo. Alberi, oscurità e qualche faro che veniva dall'altra parte. Ogni miglio sembrava lasciare qualcosa indietro. La vita che avevo costruito, l'uomo che avevo finto di essere, il matrimonio che credevo vero. Claire mi aspettava sulla veranda quando arrivai. Mi abbracciò senza dire una parola. Mi strinse forte mentre io cercavo di ricordare come respirare. Dai, disse infine. Dave ha preparato il suo famoso chili. Devi mangiare. Non ho fame. Pazienza. Mangerai comunque. Mi tirò verso casa e poi, adesso mi racconterai tutto dall'inizio. Niente più segreti, Ryan. Non più. Entrammo insieme. Suo marito Dave era in cucina a mescolare qualcosa sul fornello. Mi fece un cenno, quel tipo di saluto che gli uomini si scambiano quando le parole non bastano. Mi sedetti al tavolo della cucina, accettai la ciotola di chili che Claire mi mise davanti e cominciai a parlare. Passai quella notte a casa di Claire, sveglio nel suo letto degli ospiti, fissando il soffitto. Verso le 3 del mattino rinunciai finalmente al sonno e scesi in cucina. Trovai Dave già lì a preparare il caffè. Nemmeno tu dormivi, chiesi. Versami una tazza. Troppe cose nella testa. Eravamo seduti al tavolo della cucina in un silenzio confortevole. Dave era mio cognato da 12 anni. Sapeva quando parlare e quando voleva solo esserci. Sai qual è la parte peggiore? Dissi. Finalmente, non è nemmeno il tradimento. È che lei si vergognava di me. Per tutti quegli anni ho pensato che ci fosse un'intesa. Pensavo che sapesse chi fossi davvero. Invece non lo sapeva. Dave disse piano, è questo che rende tutto peggiore. Lei sapeva e ha scelto di fingere che tu non fossi niente. Il sole sorse verso le 6. Claire si unì a noi, già vestita per la giornata. Ok, disse, appoggiando il portatile sul tavolo. Dobbiamo parlare di strategia. La tua storia è ovunque, Ryan. I telegiornali locali l'hanno ripresa. I giornali economici stanno pubblicando articoli su Shepherd Industries. Il tuo telefono probabilmente sta esplodendo. L'ho tenuto spento tutta la notte. Ora lo accendo. 73 chiamate perse, 216 messaggi. La mia email superava i 500 messaggi non letti. La maggior parte sono di Adelaide, disse Claire scorrendo. Ma ci sono anche giornalisti, soci in affari, e... Fece una pausa. I tuoi figli. Asher ti ha chiamato 4 volte ieri sera. Lo stomaco mi si strinse. I gemelli, Owen ed Ellie. Dio, non avevo nemmeno pensato a come l'avrebbero scoperto. Devo parlare con loro, dissi, allungando la mano verso il telefono. Aspetta. Claire mi afferrò il polso.
Cosa gli dirai? Avranno domande, Ryan domande sul perché hai mentito tutta la vita. Aveva ragione. I miei figli pensavano che lavorassi in un magazzino. Pensavano vivessimo modestamente perché era tutto ciò che potevamo permetterci. Non avevano idea che il loro padre possedesse un impero manifatturiero da 300 milioni di dollari. Chiamai Asher. Rispose al primo squillo. Papà, dove sei? Mamma è in panico. E c'è tutta questa roba online su di te che possiedi Summit Manufacturing. È vero. È vero, figlio. Tutto. Silenzio. Allora ci hai mentito per tutto questo tempo. Non ho mentito. Solo non ho detto tutta la verità. È complicato, Asher. Puoi incontrare me e Ava da qualche parte oggi? Ti spiegherò tutto. Mamma dice che l'hai umiliata. Dice che hai distrutto la sua carriera perché eri geloso del suo successo. Sentii la mascella irrigidirsi. Naturalmente, l'avrebbe raccontata così. Non è andata così. Incontriamoci a pranzo da Morrison S. Diner a mezzogiorno. Solo tu e Ava. Parleremo e risponderò a ogni domanda. Risposte sincere, te lo prometto. Un'altra pausa. Va bene, ci saremo. Dopo aver riattaccato, Clare mi guardava preoccupata. Racconterai tutto su Adelaide e Austin. Non tutto, ma abbastanza. Meritano la verità. Mi alzai. Devo andare prima a casa. Prendere dei vestiti, i documenti. Adelaide dovrebbe essere al lavoro entro le 10. Vuoi che venga con te? Offrì Dave. No, questa è una cosa che devo fare da solo. Guidai verso Westchester verso le 9. La casa era esattamente la stessa. Coloniale a 2 piani, prato curato, canestro da basket e vialetto. Ci avevamo vissuto 8 anni. Cresciuto i nostri figli lì. L'avevo pagata in contanti, ma Adelaide pensava che avessimo un mutuo. Un altro strato di menzogna. La macchina di Adelaide non c'era. Bene. Entrai dalla porta principale. La casa odorava del suo profumo. Foto di famiglia tappezzavano le pareti, vacanze, compleanni, mattine di Natale. Tutti quei momenti che credevo veri. Forse lo erano stati, prima che tutto si increspasse. Salii in camera nostra e cominciai a preparare una valigia. Vestiti, articoli da toeletta, l'orologio che mio nonno mi aveva regalato. Mentre tiravo fuori le camicie dall'armadio, notai qualcosa. Una scatola di scarpe sul lato di Adelaide, spinta indietro dietro gli stivali invernali. Qualcosa mi spinse a tirarla fuori. Dentro c'erano lettere, decine di lettere. Note scritte a mano su carta intestata di Summit Manufacturing. Tutte da Austin Hampton a Adelaide. Mi sedetti sul letto e cominciai a leggere. La prima era datata 3 anni prima. Adelaide. La scorsa notte è stata incredibile. Non riesco a smettere di pensare a te. Dobbiamo stare più attenti, ma Dio, non voglio aspettare altri 3 anni. Facevano così da 3 anni. Le mani mi tremavano mentre leggevo. Lettere d'amore. Piani per incontrarsi in hotel. Austin che parlava di lasciare la moglie. Adelaide che rispondeva dicendo che Ryan non avrebbe mai scoperto nulla. L'ultima lettera risaliva a 2 settimane prima. Presto non dovremo più nasconderci. Quando sarai direttrice, avremo il potere di fare veri cambiamenti. Forse potremmo persino spingere l'azienda di Ryan in una direzione che renda la nostra vita più facile. Lessi quella frase 3 volte. Spingere la mia azienda. Stavano tramando qualcosa. Usare la posizione di Adelaide per cosa? Sabotarmi? Manipolare le operazioni di Summit? Presi tutta la scatola. Morrison S. Diner era un posto dove andavamo da anni. Io e i ragazzi. Adelaide raramente si univa a noi, troppo presa dal lavoro. Ora mi chiedevo se fosse davvero impegnata o se evitasse la famiglia perché le ricordava il marito di cui si vergognava,
Asher e Ava arrivarono puntuali a mezzogiorno, 16 anni. Entrambi alti e dall'aria seria. Quello lo avevano preso da Adelaide. Le espressioni scettiche, però, erano tutte loro. Papà, disse Ava, sedendosi di fronte a me. La voce era attenta, controllata. Vogliamo risposte. Lo so, e le avrete. Ma prima voglio chiedervi scusa. Scusa se avete scoperto tutto così. Scusa se non sono stato onesto fin dall'inizio. Perché no? Chiese Asher. Perché farci credere che lavorassi in un magazzino quando in realtà possiedi tutta l'azienda? Presi un respiro. Quella era la parte difficile. Quando siete nati, volevo che cresciate normali, non viziati, non privilegiati. Volevo che capiste il valore del lavoro, del guadagnarsi le cose, del non dare mai per scontato il denaro. Mio padre è cresciuto ricco, e questo lo ha reso arrogante, distaccato dalla gente vera. Non volevo che succedesse a voi, così ho mentito. Ho tenuto un segreto. Ava rispose fredda. C'è differenza. Si sporse in avanti. Papà, non siamo più bambini. Asher ed io abbiamo 16 anni. Avremmo potuto reggere la verità. Invece l'abbiamo scoperta dai social media, che nostro padre è un milionario segreto che possiede Summit Manufacturing. Sai che sensazione fa? Me lo immagino. Davvero, la voce di Asher si alzò un po'. Ti immagini una vita intera basata su una bugia? Tutto quello che pensavi di sapere sulla tua famiglia che si rivela falso. La cameriera passò. Ordinammo hamburger per loro, caffè per me. Nessuno aveva davvero fame, ma ci dava qualcosa da fare con le mani. Non è tutto falso, dissi quando se ne fu andata. Le cose importanti sono vere. Il mio amore per voi. Il tempo che abbiamo passato insieme. I valori che vi ho insegnato sul lavoro duro e l'integrità. Quelli erano veri. L'unica cosa falsa era la dimensione del mio conto in banca e tua madre. Ava chiese piano. Anche lei era falsa. Quella era la domanda che temevo. Tua madre ed io abbiamo problemi, dissi con cautela. Problemi da adulti che non hanno nulla a che fare con voi. Ma sono proprio quei problemi che mi hanno spinto a smettere di nascondere chi sono. Tutti parlano di quello che ha detto, disse Asher, che tu la frenavi, che sei semplice. Pronunciò la parola come se facesse male. Tua madre ha detto cose che non avrebbe dovuto, cose non vere. E io ho reagito rivelando qualcosa che lei non voleva fosse rivelato. Entrambi abbiamo sbagliato. Non è giusto. Gli occhi di Ava scintillarono. È stata lì a farsi prendere in giro dal suo capo. A farsi ridere dietro da tutti, e poi ha dato ragione a lui. Non è un errore, papà. È crudele. Eve Dash, no, non farò finta che mamma avesse solo una brutta giornata o qualcosa del genere. Ho visto il video, papà. Lo abbiamo visto entrambi. Non ti stava offendendo. Ti stava gettando sotto il bus per impressionare i colleghi. Asher annui. Abbiamo provato a parlarle stamattina. Le abbiamo chiesto perché ha detto quelle cose. Continuava a ripetere che l'hai umiliata, che hai rovinato la sua carriera, che sei vendicativo perché sei geloso del suo successo. Non è vero, dissi con fermezza. Non sono mai stato geloso del successo di tua madre. Ho sostenuto la sua carriera per anni. Ma non tollero che lei mentisse su chi sono per apparire migliore. Arrivarono gli hamburger. Mangiammo in silenzio per qualche minuto. Alla fine Eva Cheese. E adesso? Tu e mamma vi state separando? Probabilmente sì. Dove starai? Da zia Claire per ora, ma sto cercando un posto mio. E qualunque cosa succeda tra me e tua madre, voi ragazzi avrete sempre entrambi. Capite? Annuirono entrambi. Ma vedevo il dubbio nei loro occhi. Avevano appena scoperto che il loro padre aveva vissuto una vita segreta per tutta la loro esistenza. Come potevano fidarsi di quello che dicevo ora? Posso chiederti una cosa? Disse Asher.
Quella lettera che Austin Hampton ha mandato a mamma, quella che parlava di spingere la tua azienda in una direzione che renda la loro vita più facile. Cosa significa? Mi fermai a metà frase. Come lo sai? Mamma ha lasciato il portatile aperto stamattina. Abbiamo visto una mail di scuse di Austin per come le cose sono sfuggite di mano. Abbiamo letto anche alcune vecchie lettere, quindi sapevamo del tradimento, dei piani, di tutto. Non lo so ancora cosa significhi, ammettei, ma lo scoprirò. 3 giorni dopo la festa, ero nell'ufficio di un investigatore privato nel centro di Manhattan. Michael Warren stese delle foto sulla scrivania. Tua moglie e Austin Hampton si incontrano alla Riverside ogni giovedì pomeriggio da 3 anni, disse Warren. Sempre nella stessa stanza, sempre con nomi falsi alla registrazione. Ecco la documentazione. Guardai le foto. La macchina di Adelaide nel parcheggio. La Mercedes di Austin accanto. I timestamp dimostravano che erano arrivati separatamente ma se ne erano andati insieme. Ricevute dell'hotel addebitate sulla carta di credito personale di Austin. C'è dell'altro, continuò Warren. Tirò fuori un'altra cartellina. Mi hai chiesto di indagare su qualsiasi attività finanziaria insolita. Ho trovato questo. Scivolò un estratto conto bancario sulla scrivania. Austin Hampton ha effettuato depositi mensili su un conto offshore. $20.000 ogni mese per 2 anni. È appropriazione indebita, dissi. È quello che pensavo. Ma guarda il titolare del conto. Indicò un nome, Adelaide Shepard. Mi sigillò lo stomaco. Sta prendendo soldi dalla mia azienda. Sembra proprio così. Austin ha sottratto fondi discrezionali di Summit e li ha convogliati a tua moglie. Niente di enorme, abbastanza piccolo da sfuggire agli audit se non si guarda con attenzione. Ma in 2 anni, fece un rapido calcolo Warren, sono quasi $500.000. Mi appoggiai allo schienale della sedia. La relazione era già abbastanza grave, ma il furto, la frode aziendale, usare la sua posizione per rubare a me. C'è di più, disse Warren. Ho trovato comunicazioni tra Adelaide e Austin che discutevano di opportunità di ristrutturazione in Summit Manufacturing. Stavano pianificando qualcosa, Mr. Shepard. Qualcosa che prevedeva di estromettere personale chiave e mettere persone a loro fedeli. Stavano cercando di prendere il controllo della mia azienda o almeno di posizionarsi per trarne vantaggio. Austin come CEO, Adelaide come direttore delle operazioni con una rete di persone piazzate in posizioni strategiche. Alla fine, avrebbero potuto prendere decisioni che avrebbero danneggiato Summit ma favorito loro personalmente. Pensai a Brad Hamilton, il fratello minore di Adelaide. Lavorava in produzione nella sede principale di Summit. Un tipo per bene, lavoratore. Sapeva cosa stava pianificando sua sorella? Ho bisogno che tu scopra se Brad Hamilton era coinvolto. Dissi che era il fratello di Adelaide. Lavora nella nostra sede in Ohio. Mi informerò. Warren, chiudi le cartelline. Cosa farai con queste informazioni? Bella domanda. Avevo prove di adulterio, appropriazione indebita e cospirazione. Potevo distruggere Adelaide professionalmente e mandarla in prigione legalmente. Probabilmente rovinare completamente Austin, ma i nostri figli avrebbero visto tutto. Avrebbero saputo che la loro madre era una criminale. Quel danno sarebbe durato per sempre. Ho bisogno di un'ultima cosa. Dissi, test del DNA per tutti e 4 i bambini. Puoi organizzarlo in modo discreto. L'espressione di Warren cambiò. Pensi che alcuni di loro non siano tuoi? Devo saperlo. Adelaide e Austin stanno insieme da 3 anni. Owen ha 12 anni. Ellie 10. La tempistica torna. Devo sapere la verità. Posso far spedire i kit per il prelievo all'indirizzo di tua sorella. Risultati in 5 giorni. Uscii dall'ufficio di Warren sentendomi male. La relazione era una cosa, ma se Austin fosse stato il padre dei miei figli più piccoli,
Se avessi cresciuto i figli di un altro uomo mentre lui e Adelaide se la ridevano alle mie spalle. Il telefono squillò. Claire, Ryan, dovete venire a casa mia subito. Cosa succede? Brett Hamilton è qui. Vuole parlarti. Dice che è urgente. Guidai fino a Ridgefield in 20 minuti. Il camion di Brett era nel vialetto di Claire. Mi accolse alla porta con l'aspetto di chi non dorme da giorni, gli occhi segnati dalla stanchezza e dal rimorso. Ryan, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Non sapevo cosa stessero pianificando finché non è stato troppo tardi. Ci sedemmo nel soggiorno di Claire. Brett mi raccontò tutto, la voce rotta dal peso della colpa. Adelaide mi ha reclutato 2 anni fa, disse, mi ha chiesto di riferire su problemi di produzione, lamentele dei dipendenti, qualsiasi cosa potesse giustificare una ristrutturazione. Diceva che era per migliorare l'efficienza. Non sapevo che lei e Austin usassero quelle informazioni per individuare persone da licenziare e sostituire con i loro. Sapevi della relazione? Brett. Annui miseramente, lo sguardo basso. L'ho scoperto 6 mesi fa. Li ho visti insieme in un ristorante a Cleveland mentre visitavo amici. Ho affrontato Adelaide. Mi ha detto di stare zitto o mi avrebbe fatto perdere il lavoro. Tua stessa sorella ti ha minacciato? È cambiata, Ryan. Negli ultimi anni è diventata una persona che non riconosco. Ambiziosa, spietata, diceva di essere stanca di vivere all'ombra tua. Stanca di fingere di essere di classe media quando meritava di più. Ha mai detto qualcosa sui bambini? Su Owen e Ellie? Il volto di Brett divenne pallido, quasi smarrito. Perché lo chiedi? Brett, devo sapere. Sono miei? Rimase in silenzio a lungo, come se pesasse ogni parola. Poi, 3 anni fa, Adelaide mi ha detto che era incinta di Ellie. Ha detto che c'era stata una complicazione, ma che tutto si era risolto. Non capivo cosa intendesse allora, ma dopo aver scoperto Austin. Pensi che lui sia il padre? Penso che sia possibile. Mi dispiace, Ryan, avrei dovuto dirtelo prima. I risultati del DNA arrivarono di martedì. Ero a casa di Claire quando arrivò l'email. Rimasi seduto nella stanza degli ospiti a fissare lo schermo per 5 minuti prima di poterla aprire, il cuore che batteva all'impazzata. Per i test sui bambini, Asher 99,9% di probabilità di paternità. Mio. Ava 99,9% di probabilità di paternità. Mia. Owen 0% di probabilità di paternità. Non mio. Ellie 0% di probabilità di paternità. Non mia. Lessi quei numeri 3 volte, incapace di crederci. Owen e Ellie non erano i miei figli biologici. Avevo passato 12 e 10 anni a crescerli, amarli, essere il loro padre, e non erano miei. Claire mi trovò 20 minuti dopo, ancora seduto lì, immobile. Ryan, cosa c'è che non va? Non riuscii a parlare. Le girai il portatile verso di lei. Guardai la sua faccia mentre leggeva i risultati, la sua espressione che passava dallo shock al dolore. Oh Dio, sussurrò. Ryan, mi dispiace tanto. Devo dirglielo. I bambini meritano di sapere. Sei sicuro, Ryan? Questo li distruggerà. Lo scopriranno comunque. Meglio che venga da me. Mi alzai, la voce ferma ma il cuore in pezzi. Devo vederli. Tutti. Oggi. Chiamai Asher. Puoi radunare tutti? Anche tua madre. Dobbiamo fare una riunione di famiglia. Su cosa? Spiegherò quando arrivo. Fidati, ok? Un'ora dopo entrai in casa mia per la prima volta dalla festa. Adelaide era in soggiorno con tutti e 4 i bambini. Mi guardò con rabbia, gli occhi pieni di sfida. Di cosa si tratta, Ryan? L'avvocato ha detto che non dobbiamo avere contatti senza Dash. Stai zitta, Adelaide. La mia voce era fredda,
tagliente. Per una volta, stai zitta e ascolta. Guardai i miei figli. Asher e Ava, che erano geneticamente miei, Owen e Ellie, che non lo erano. C'è qualcosa che dovete sapere. Cominciai a raccontare qualcosa che avevo appena scoperto io stesso, la voce rotta dall'emozione trattenuta. Tirai fuori i risultati del DNA. Ho fatto il test genetico a tutti e 4 voi. Il volto di Adelaide divenne bianco come un lenzuolo. Non avevi alcun diritto, Dash. Avevo tutto il diritto. E i risultati sono chiari. Asher e Ava sono i miei figli biologici. Owen e Ellie no, il silenzio che seguì era assordante, carico di tensione. Owen, 12 anni, mi fissava con occhi pieni di confusione e rabbia. Cosa stai dicendo? Sto dicendo che Austin Hampton è il tuo padre biologico. Tuo e di Ellie. Ellie cominciò a piangere, le lacrime che le rigavano il viso. Rimasi lì, paralizzato, incapace di muovermi o parlare. Asher e Ava guardarono la madre con espressioni di completo disgusto, il dolore e la delusione scolpiti nei loro volti. Come hai potuto? Disse Ava con voce rotta. Mamma, come hai potuto farlo a loro? A papà. Adelaide si alzò tremando, la rabbia che le scuoteva il corpo. Bastardo. Hai detto tutto. Hai detto ai bambini. Meritano la verità. Sono bambini. Ryan. Non dovevano saperlo. Sì, dovevano. Perché tu di certo non glielo avresti detto. Mi rivolsi a Owen e Ellie. Ascoltatemi, entrambi. Questo non cambia come mi sento per voi. Siete ancora i miei figli. Il DNA non definisce la famiglia. Ci avete amato. E io vi amo entrambi esattamente come ho sempre fatto. Owen scosse la testa, la voce carica di rabbia e dolore. Non sei mio padre. Hai mentito tutto questo tempo. Non lo sapevo, Owen. Giuro che non lo sapevo. Ma tu sospettavi. La voce gli si spezzò, la frustrazione che gli stringeva la gola. Ecco perché hai fatto il test. Sospettavi che non fossimo tuoi, e avevi ragione. Ellie uscì di corsa dalla stanza singhiozzando, il cuore spezzato. Ava la seguì, incapace di trattenere le lacrime. Asher rimase seduto a fissare Adelaide con un'espressione di puro odio, la delusione che gli bruciava dentro. Hai distrutto questa famiglia, disse a sua madre con voce dura. Hai distrutto tutti noi. Adelaide indicò me, la voce carica di rabbia e accusa. È colpa tua. Dovevi scavare. Dovevi indagare. Dovevi rovinare tutto perché il tuo orgoglio è stato ferito. Il mio orgoglio? Risi, ma senza alcun umorismo, la rabbia che mi bruciava dentro. Adelaide, hai avuto una relazione per 3 anni. Hai avuto i figli di un altro uomo e mi hai lasciato crescerli come fossero miei. Hai rubato $500,000 alla mia azienda. E parli del mio orgoglio. La sua espressione cambiò, la sorpresa che le attraversò il volto. Sai dei soldi? So tutto. Il conto offshore, l'appropriazione indebita, i tuoi piani per prendere il controllo di Summit Manufacturing. Ho la documentazione. Adelaide, prove di ogni crimine che hai commesso. Non puoi dimostrare nulla, Dash. Posso dimostrare tutto, e lo farò in tribunale, dove conta. Mi avviai verso la porta, la voce ferma e definitiva. I miei avvocati ti contatteranno. Abbiamo finito qui. Mentre uscivo, sentii Owen piangere sommessamente. Sentii Asher cercare di consolarlo con parole tremanti. Sentii Adelaide urlarmi contro che avevo rovinato tutto. Ma non mi fermai. Non mi voltai. Le avevo dato 20 anni della mia vita. 20 anni di lealtà, amore e fiducia. Lei aveva buttato tutto via per soldi, status e un uomo che l'aveva aiutata a tradirmi. Ora poteva vivere con le conseguenze. 2 settimane dopo aver detto ai bambini dei risultati del DNA, Asher mi chiamò alle 2 di notte. Papà,
devi venire al Mercy Hospital. Subito. Il cuore mi si fermò, un gelo improvviso che mi attraversò. Cosa è successo? Owen ha preso la macchina di mamma. Ha sbattuto contro un guardrail sulla Route 9. È vivo, ma papà è molto ferito. Mi vestii in fretta e salii sul camion in 3 minuti. Arrivai in ospedale in 15, infrangendo ogni limite di velocità, il panico che mi divorava. Trovai Asher nella sala d'attesa del pronto soccorso con Ava e Ellie. C'era anche Adelaide, seduta lontano da loro, il volto teso e stanco. Dov'è? Chiesi con voce rotta dall'ansia. Lo hanno portato in sala operatoria, disse Ava, gli occhi rossi dal pianto. La gamba è rotta in 3 punti. Contusione cerebrale. Pensano che la milza possa essere rotta. Mi sedetti pesantemente, il peso della paura che mi schiacciava il petto. Owen, mio figlio di 12 anni, non biologicamente mio, ma mio in ogni modo che contava, era in sala operatoria perché il suo mondo era crollato. Cosa ci faceva fuori alle 2 di notte? Chiesi. Ellie parlò, con voce piccola. Sta scappando di notte. Da quando gli hai detto del DNA, va in giro con la macchina, solo per guidare. Dice che lo aiuta a pensare. Non ha nemmeno la patente. Ho detto che ha preso le chiavi di mamma dalla sua borsa. Asher spiegò. Lo fa da 1 settimana. Non abbiamo detto niente perché pensavamo che avrebbe smesso. Guardai Adelaide. Fissava il pavimento, senza dire una parola. È colpa tua, le dissi. Tutto questo. Owen è là dentro perché tu hai distrutto il suo senso di chi è. Non osare. Adelaide sibilò. Sei stato tu a dirglielo. Sei stato tu a non lasciar perdere. Lui meritava la verità. Meritava un padre che lo proteggesse, non uno che lo distruggesse con informazioni per cui non era pronto. Ava si alzò. Basta, entrambi. Owen è in sala operatoria e voi litigate su chi ha colpa. Aveva ragione. Respirai. Hai ragione. Mi dispiace. Il chirurgo uscì 3 ore dopo. Owen è stabile. L'operazione è andata bene. La gamba guarirà e siamo riusciti a salvargli la milza. Starà bene. Un'ondata di sollievo mi travolse. Posso vederlo? È in sala di risveglio. Dai ancora 1 ora. Quando finalmente mi lasciarono entrare, Owen era sveglio. La gamba ingessata, sospesa in trazione. Il viso contuso, un occhio gonfio e chiuso. Ehi, amico, dissi piano. Mi dispiace, papà. La voce roca. Mi dispiace di aver preso la macchina. Non volevo schiantarmi. Avevo solo bisogno di allontanarmi da tutto. Lo so. Presi una sedia accanto al suo letto. Owen, devi capire una cosa. Quello che ti ho detto sul DNA. So che ha fatto male. So che ha cambiato come ti vedi, ma non cambia come ti vedo io. Sei mio figlio. Niente cambierà mai questo. Ma non sono davvero tuo. Sono di Austin Hampton. La biologia non fa di te il figlio di qualcuno. Lo fa l'amore. La scelta. Io ho scelto di essere tuo padre ogni singolo giorno per 12 anni. Non si ferma per un risultato di un test. Gli occhi di Owen si riempirono di lacrime. Sembra che tutta la mia vita sia stata una bugia. La tua vita non è stata una bugia. Le scelte di tua madre sì. Ma tu sei esattamente quello che sei sempre stato. Intelligente, divertente, coraggioso. Mio figlio. Lui cominciò a piangere. Gli tenni la mano finché non si addormentò. Fuori, Adelaide aspettava. Posso vederlo? Ha bisogno di riposo. È mio figlio, Ryan. Lo è. O è solo un ricordo della tua relazione? Un altro danno collaterale delle tue scelte. Mi avviai verso l'uscita. Hai già fatto abbastanza danni, Adelaide.
Stai lontana da lui finché non sarà pronto a vederti. Il giorno dopo l'incidente di Owen, presentai accuse penali contro Adelaide e Austin, appropriazione indebita, frode, cospirazione. Il procuratore distrettuale era molto interessato ai $500.000 che avevano rubato. 2 giorni dopo, l'avvocato di Austin mi chiamò. Signor Shepard, il mio cliente vorrebbe incontrarla in privato. Perché dovrei incontrare un uomo che ha tradito mia moglie e ha rubato alla mia azienda? Perché ha informazioni che vorrà sentire sui piani di sua moglie. Ci incontrammo in un bar a White Plains. Austin sembrava uno straccio, non rasato, occhiaie scure, 20 kg in meno rispetto alla festa. Grazie per essere venuto, disse Austin. Hai 5 minuti. Adelaide sta pianificando di dire che eri abusivo, finanziariamente ed emotivamente. Sosterrà che tutto quello che ha fatto è stato per sopravvivere. Che la controllavi, la isolavi, la rendevi dipendente. È assurdo. Non importa se è vero. Conta se è credibile. E lei è molto credibile, Ryan. Ha già 3 colleghi pronti a testimoniare che sembravi controllante. Che si lamentava della tua limitazione della sua libertà. Sentii un gelo. Perché me lo dici? Perché ho smesso di proteggerla. Le mani di Austin tremavano mentre sollevava la tazza di caffè. Pensavo che ci amassimo. Pensavo che lei e io avremmo costruito qualcosa insieme. Ma appena le cose sono andate male, mi ha gettato sotto il bus. Ha detto agli investigatori che l'ho manipolata per l'appropriazione indebita. Che l'ho costretta alla relazione. Che era una vittima. Eri il padre biologico di Owen e Ellie prima di tutto questo? Il volto di Austin impallidì. Cosa? Domanda semplice. Sapevi che Owen e Ellie erano tuoi biologicamente? Rimase in silenzio a lungo. Sì. Adelaide me l'ha detto 3 anni fa, quindi dovevamo stare attenti che se tu lo avessi scoperto, tutto sarebbe crollato. Mi ha promesso che una volta preso il controllo della Summit Manufacturing, saremmo stati insieme. I ragazzi avrebbero saputo la verità. Stavi pianificando di portare via i miei figli. Stavo pianificando di essere onesto con loro su chi ero. Adelaide è stata quella che ha insistito per mentire e per i soldi, per l'appropriazione indebita. Austin guardò altrove. È stata un'idea sua. Ha detto che ci serviva un gruzzolo per quando finalmente te ne saremmo andati. Io ci sono cascato. Ero stupido. Pensavo di essere innamorato. Dove sono i soldi adesso? Conti offshore. Adelaide controlla tutto. Mi ha escluso completamente dopo la festa. Tirò fuori una chiavetta USB. C'è tutto qui. Numeri di conto, password, storici delle transazioni. Prendila. Usala contro di lei. Non me ne importa più. Ha distrutto la mia vita. Mia moglie mi ha lasciato. I miei figli non mi parlano. Sto affrontando accuse penali. Tutto per una donna che non mi ha mai amato davvero. Presi la chiavetta. Questo non ci rende pari, Austin. Hai comunque rubato a me. Hai comunque tradito mia moglie. Hai comunque ferito i miei figli. Lo so. Ma forse questo aiuta a riequilibrare un po' la bilancia. Lo lasciai lì, solo con i suoi rimpianti. Quella notte consegnai la chiavetta ai miei avvocati. La mattina dopo presentarono istanze per congelare tutti i conti di Adelaide. Ogni dollaro rubato, bloccato. Lei mi chiamò urlando. Non puoi farlo. Quei soldi sono miei. Quei soldi sono rubati. E ora sono prove. Spero tu abbia un buon avvocato, Adelaide. Ti servirà. Adelaide rifiutò il patteggiamento. Disse che mi avrebbe combattuto in tribunale. Avrebbe provato che ero io a essere controllante e abusivo, e avrebbe preso metà di tutto quello che possedevo. Il suo avvocato era sicuro di poter dipingere me come un miliardario manipolatore che aveva intrappolato una donna innocente in una rete di menzogne. Il processo iniziò 6 mesi dopo la festa.
Owen era fuori dal gesso, camminava con un leggero zoppicare che il medico disse sarebbe passato. Aveva chiesto di testimoniare a mio favore. Lo stesso avevano fatto Asher e Ava. L'avvocato di Adelaide iniziò forte. Chiamò colleghi che dissero che sembravo distante agli eventi aziendali, una terapista che aveva visto Adelaide 2 volte e le aveva diagnosticato sintomi di abuso emotivo. Persino Brett cercò di aiutare sua sorella, dicendo che ero stato controllante sulle finanze familiari. Poi i miei avvocati entrarono in azione. Presentarono le lettere tra Adelaide e Austin. 3 anni di documentazione dell'affare, comprese discussioni dettagliate sul furto alla Summit Manufacturing e sul tentativo di estromettermi dalla mia stessa azienda, mostrarono i conti offshore, i fondi sottratti, la frode sistematica. Ma il momento che cambiò tutto fu quando chiamarono Owen a testimoniare. Mio figlio di 12 anni, ancora in convalescenza dall'incidente, si avvicinò al banco dei testimoni a testa alta. L'avvocato di Adelaide cercò di essere gentile con lui, fece domande facili sulla vita familiare. Poi il mio avvocato chiese: Owen, conoscevi Austin Hampton prima della festa per la promozione di tua madre? Sì, rispose Owen chiaramente. Veniva a casa nostra a volte quando papà era via per lavoro. Mamma diceva che era un collega, ma una volta li ho visti baciarsi in cucina. Avevo 10 anni. La sala del tribunale cadde nel silenzio. Lo hai detto a qualcuno? Chiese il mio avvocato. Ho detto a mamma che avevo visto. Ha detto che era un errore. Che non significava niente. Che non dovevo mai dirlo a papà perché gli avrebbe fatto male. Ha detto che se lo avessi detto, avrebbe distrutto la nostra famiglia. Come ti ha fatto sentire? La voce di Owen tremò, come se fosse stato lui a dover tenere unita la famiglia. Come se avesse parlato, sarebbe stata colpa sua se tutto fosse crollato. Ho portato quel segreto per 2 anni, finché papà non l'ha scoperto comunque. Adelaide piangeva al banco della difesa, ma la giuria non la guardava con pietà. La guardava con disgusto. Il verdetto arrivò 3 giorni dopo. Adelaide fu giudicata colpevole di appropriazione indebita e frode, condannata a 4 anni di carcere, ridotti a 2 con buona condotta e con pieno risarcimento. Austin prese 3 anni. Il divorzio mi diede la custodia principale di tutti e 4 i figli. Adelaide ebbe visite sorvegliate e dovette restituire i soldi rubati con gli interessi. Conservò il suo fondo pensione e la macchina. Io tenni tutto il resto. Uscendo dal tribunale, i giornalisti ci assalirono. Non risposi a nessuna domanda. Misi un braccio attorno a Owen e andammo verso l'auto. Papà, disse Owen una volta dentro. Stai bene? Sto bene, amico. Sei stato grande lì dentro. Ho detto la verità. È quello che mi hai insegnato a fare. Sono orgoglioso di te. Così orgoglioso. Asher ci guidò a casa. Aveva preso la patente 2 mesi prima. Ava ed Ellie ci aspettavano a casa di Clare con pizza e una torta con la scritta "È finita" in glassa azzurra brillante. E Clare ci aveva aiutato a farcela. Ellie spiegò che stava meglio, vedeva una terapista 2 volte a settimana, capendo lentamente che nulla di tutto questo era colpa sua. Cenammo insieme, in famiglia. Ridendo di cose senza importanza. Non parlando del processo, di Adelaide o di cosa sarebbe venuto dopo. Solo godendoci il momento insieme. Più tardi, dopo che i ragazzi andarono a letto, Clare mi trovò sul portico sul retro. Ce l'hai fatta, disse. Hai protetto loro, hai detto la verità. Sei sopravvissuto a stento, ma ce l'hai fatta. E ora puoi ricostruire la tua vita onestamente. Essere te stesso senza nasconderti. Aveva ragione. Per la prima volta in 20 anni, potevo semplicemente essere Ryan Shepherd. Nessun segreto, nessuna bugia, solo me. 14 mesi dopo la festa, ero nella nuova sede produttiva di Summit a Cleveland. Edificio moderno, strutture all'avanguardia, spazio per espandersi. Avevo trasferito le operazioni principali da New York,
volevo un nuovo inizio. Brett Hamilton era lì, ora supervisore di produzione. Dopo il processo, era venuto da me, si era scusato per il suo ruolo negli intrighi di Adelaide, chiedendo una possibilità per dimostrare il suo valore. Gliel'avevo data. Aveva guadagnato la promozione con duro lavoro e integrità. Le nuove linee di assemblaggio stanno girando al 98% di efficienza, disse Brett, mostrandomi i numeri. Il meglio che abbiamo mai fatto. Ottimo lavoro. Tua sorella ti ha insegnato qualcosa, anche se non tutto onesto. Brett sorrise tristemente. Adelaide uscirà il mese prossimo. Rilascio anticipato per buona condotta. Ha chiesto se i bambini la andranno a trovare. E cosa hanno risposto? Asher e Ava hanno detto, forse un giorno. Owen ed Ellie hanno detto, no, non ancora al punto. Non mi sorprese. Owen era stato chiaro sui suoi sentimenti. Sapeva che Adelaide era la sua madre biologica, ma aveva scelto me come padre. Il DNA non contava più per lui. Era un pastore, e così doveva essere. Ellie aveva impiegato più tempo a elaborare tutto. Mi aveva chiesto una volta se Austin Hampton avesse mai voluto incontrarla. Le avevo detto la verità. Lui aveva scritto lettere dal carcere chiedendo di lei e di Owen, voleva stabilire qualche tipo di rapporto. Lei aveva detto no. Aveva un padre. Non ne voleva un altro. Il mio telefono vibrò. Un messaggio da Asher. Papà. Ava ricevuto la lettera di ammissione al college. Cornell. Sta impazzendo. Sorrisi. Ava voleva studiare ingegneria, seguire le orme del nonno. Asher guardava le scuole di economia, parlava di lavorare un giorno alla Summit. Owen andava bene in terza media, pensava di provare a entrare nella squadra di baseball. Ellie si era unita al coro della scuola e aveva scoperto di saper cantare. Stavano guarendo. Tutti noi stavamo guarendo. Dovresti andare, disse Brett. Festeggia con i tuoi figli. Può aspettare. Guidai verso Westchester, alla nuova casa che avevo comprato 6 mesi prima. Più piccola della vecchia, ma nostra. Nessun ricordo del tradimento di Adelaide. Solo pareti pulite e nuovi inizi. I bambini mi accolsero alla porta, tutti a parlare insieme dell'ammissione di Ava, di cosa significasse, di dove fosse Cornell e di quanto fosse lontana. Ordiniamo cinese per festeggiare, annunciò Asher. Scelta di Ava, visto che è un genio. Non sono un genio, idiota. Ho solo lavorato duro. Stessa cosa, disse Owen, ridendo. Ci accalcammo intorno al tavolo della cucina, passando scatole di cibo, discutendo su quale film guardare dopo, pianificando un viaggio per visitare il campus di Cornell. Il caos normale di una famiglia, quello che avevo sognato durante il processo, nei mesi bui in cui tutto stava crollando. Dopo cena, Ava mi trovò nel mio studio. Papà, posso chiederti una cosa? Sempre. Ti penti? Di tutto quello che è successo. Di aver detto la verità alla festa. Ci pensai. Al dolore, alla pubblicità, al processo. All'incidente di Owen, ai bambini che avevano scoperto del DNA, ai mesi di terapia, lacrime e conversazioni difficili. No, dissi infine. Non me ne pento, perché ha portato a questo. A noi che siamo onesti l'uno con l'altro. A voi bambini che sapete chi sono davvero e scegliete comunque di amarmi. A costruire qualcosa di vero invece di vivere una menzogna. Bene, disse Ava, perché sono orgogliosa di te, papà. Per essere stato abbastanza coraggioso da dire la verità, anche quando era difficile. Quella notte, dopo che tutti erano andati a dormire, rimasi nello studio a guardare le foto. I miei figli che crescevano. Mio nonno nella fabbrica originale della Summit. Mia sorella Clare al suo matrimonio. Immagini di una vita vissuta pienamente. Con tutti gli errori. Il telefono vibrò un'ultima volta. Un messaggio da un numero sconosciuto.
Ryan, sono Maria del programma di alfabetizzazione al Bradford Community Center. Abbiamo saputo che ti sei trasferito a Cleveland. Ci piacerebbe averti come volontario qui. Insegnare agli adulti a leggere. Aiutare gli immigrati con i test per la cittadinanza. Lo stesso lavoro che facevi a New York ti interessa? Sorrisi e risposi, molto interessato. Quando posso cominciare? Perché quel lavoro, aiutare le persone, fare la differenza, usare le mie risorse per il bene. Quello ero davvero. Non il miliardario, non il marito tradito, solo Ryan Shepherd, un uomo che credeva che tutti meritassero dignità e una possibilità di successo. I segreti erano spariti. Le bugie finite. E per la prima volta in 20 anni potevo finalmente essere me stesso.